Ciao, sono Rita, bentornati su Rifugio Perfetto. Nel video di oggi parleremo di come gestire il tempo in famiglia. È arrivato il momento di un po' di time management. Gestire il proprio tempo è un'abilità importante che ti può aiutare ad ottenere il massimo dalla tua giornata. Molte e molti di voi sono mamme e papà con bambini piccoli, un lavoro a tempo pieno e una casa da gestire. Ogni giorno ci sono una serie di incombenze da fare, come la scuola dei bimbi, gli appuntamenti dal dottore, la spesa, i pasti, i turni di lavoro, eccetera. Sebbene non sia semplice riuscire a conciliare tutto, c'è una buona notizia, perché in realtà è possibile farlo in modo efficace e senza stress. La parola magica è pianificare. Una buona pianificazione è il primo passo per organizzare la vita familiare e il lavoro, perché la soluzione non è tanto avere più tempo a disposizione, ma imparare a gestirlo meglio. Perché senza una buona organizzazione possiamo avere anche una giornata di 72 ore, ma non ci basterebbe lo stesso. Solo alcune delle cose che ci capitano sono impreviste, la maggior parte possono essere pianificate prima. E non deve essere visto solo in senso negativo come un qualcosa di noioso, meccanico, ma come lo strumento che ci permetterà di trovare il giusto equilibrio tra i diversi ambiti della nostra vita, perché non va bene dedicare tutto il tempo al lavoro e alla famiglia o tutto il tempo alla famiglia e niente a noi. Certo non è possibile riuscire sempre a fare tutto, però se riusciamo a stabilire quali sono le nostre priorità, riusciremo anche a trovare il tempo per farle. La nostra giornata è formata da tanti momenti diversi, solitamente la mattina è dedicata alla famiglia e alla casa e poi al lavoro, poi di nuovo alla famiglia e alla casa. Consiglio numero 1, inizia da te stesso. Dedichiamo il primo momento della giornata a noi stessi, pensiamo a un desiderio o a un progetto che vorremmo realizzare e stabiliamo quali azioni quotidiane potrebbero aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo. Ad esempio, se il mio desiderio è quello di perdere peso, potrei avere bisogno di fare del movimento e preparare dei pasti. Oppure, se volessi scrivere un libro, potrei trovare la mattina, quando c'è ancora silenzio, la giusta concentrazione per scrivere i miei pensieri. E infatti, il momento migliore per mettere in pratica queste azioni è proprio la mattina, appena svegli, perché abbiamo la mente fresca e un sacco di energie. Se proprio non riesci ad alzarti prima, allora pensa ad un altro momento della giornata in cui ritagliarti questo spazio, magari dopo che sono andati tutti a dormire. Ricordiamoci che solo cambiando le nostre abitudini potremo raggiungere i risultati che desideriamo. Consiglio numero 2. Usiamo un'agenda per segnare le cose importanti da fare e decidiamo il formato che meglio funziona per noi, se elettronico o cartaceo. Controlliamola almeno 2 volte al giorno, la mattina per fare la nuova lista della giornata e la sera per verificare se siamo riusciti a fare tutto o c'è qualcosa da riportare al giorno dopo. Segniamo prima gli appuntamenti importanti e poi scriviamo tutto quello che ci passa per la testa, perché oltre al fatto che lo dimenticheremo dopo 5 minuti, è importante liberare la mente per concentrarci su ciò che stiamo facendo nel presente. E stabiliamo una priorità delle cose da fare, decidiamo il momento della giornata in cui farlo, se non l'ora esatta, almeno la parte della giornata, se primo mattino, tardo pomeriggio, eccetera. Un consiglio che funziona molto bene per me è quello di iniziare sempre dalle cose più difficili e impegnative, in modo da trovare la giusta motivazione per poi portare a termine il resto delle cose da fare. La mia agenda per il 2018 sarà Consiglio numero 3. Usa un grande calendario per segnare gli impegni di tutta la famiglia. Puoi creare anche tu il tuo calendario personalizzato, stamparlo in A3 e attaccarlo in un posto accessibile e leggibile da tutti, come ad esempio il frigorifero. Consiglio numero 4. Organizza una routine quotidiana di pulizia e riordino, dividendo la giornata in 2 momenti principali, la mattina e la sera. Per stabilire quali compiti fare, cerca di capire quando hai più energia, se la mattina o la sera, e segnati le cose da fare, soprattutto all'inizio. Io ad esempio in questo periodo sono molto stanca la sera, per cui preferisco fare tutto la mattina e dopo cena rilassarmi.
Consiglio numero 5. Stabilisci dei giorni specifici per le cose da fare durante la settimana, ma decidi anche insieme al resto della famiglia a chi assegnare determinati compiti, perché non è giusto che tutto ricada sulle spalle di un'unica persona, perché anche i bambini possono essere responsabilizzati con dei semplici compiti per contribuire anche loro alla gestione della famiglia. Inserisci non solo i doveri ma anche i piaceri, quindi non solo il giorno della spesa, delle pulizie settimanali, ma anche la serata dei giochi in famiglia o del cinema, oppure il giorno della scampagnata. Consiglio numero 6. Pianificare i pasti significa decidere prima di cucinare che cosa si mangerà a colazione, pranzo e cena. Puoi decidere di cucinare una volta al mese, congelando i pacchetti ben etichettati, o puoi comprare la mattina al mercato tutti i giorni quello che ti serve. Dipende dalle necessità della famiglia e dal tempo a disposizione. L'importante è che cucinare non significhi solo soddisfare una necessità, ma un piacere. Quindi raccogliere ricette che ti ispirano e segnati in agenda quello che ti riesce meglio, perché ti servirà poi quando non avrai tanta ispirazione. Quindi un consiglio che funziona molto bene per me è stabilire un tema per determinati giorni, ad esempio giovedì è la serata hamburger, sabato la serata pizza, la domenica il giorno del risotto. Consiglio numero 7. Pianifica con molto anticipo il periodo delle tue vacanze, soprattutto se hai bambini piccoli. Pianificare un viaggio come se si stesse già partendo può diventare, oltre che un piacere, anche una vera e propria necessità. Innanzitutto stabilisci il budget e la destinazione, possibilmente scegliendo tra 2 massimo 3 mete, per non far diventare la scelta troppo difficoltosa e avere sempre quella sensazione di non aver scelto bene. Passa alla programmazione del viaggio in tutti i minimi particolari, quindi oltre agli hotel, i mezzi di trasporto, anche i tempi per gli spostamenti e quindi tutto quello che serve prima e durante il viaggio. Fatelo mesi prima, perché la programmazione è una parte molto bella del viaggio. Ovviamente tutti questi consigli che vi ho dato sulla pianificazione non porteranno nessun beneficio se non saranno immediatamente seguiti dall'azione, ma saranno solo delle liste di cose non fatte. Quindi iniziate a pianificare il vostro tempo, vedrete che cambiando qualche piccola abitudine riuscirete a realizzare tutti i vostri obiettivi. Spero che vi sia piaciuto il video, che abbiate trovato degli spunti utili per rendere più efficace la gestione del tempo in famiglia. Lasciatemi i vostri commenti e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi auguro una splendida settimana, noi ci vediamo al prossimo video e ovviamente un bacio. Mua!